I prezzi della frutta e della verdura nei supermercati continuano a salire, la qualità invece continua a scendere. Quindi tante persone, magari anche te, stanno cominciando a pensare o stanno cominciando a farsi l'orticello in casa o dove ne hanno la possibilità, per, oltre ad avere cibo sempre fresco e di buona qualità, magari anche risparmiare qualche euro sulla spesa. Ma per arrivare a quel punto è necessario fare una serie di passaggi. Oggi ti parlo appunto di questi passaggi da fare per arrivare a, oltre ad avere del buon cibo e sano, risparmiare qualcosina anche sulla spesa. Perché ti voglio spiegare questi passaggi? Perché vedo molti canali YouTube che parlano di questi argomenti e vorrebbero farti credere che magari c'hai un pezzettino, c'hai un giardinetto, compri dei semi o delle piantine, le metti e dopo un mese cominci ad avere la verdura gratis, buonissima, eccetera, eccetera. Ma non funziona così. Cioè, poi si arriva anche al punto che è tutto più semplice, ma ci vuole del tempo. Il primo passaggio da fare è, una volta che abbiamo il terreno o il giardino, quello che è predisporlo a diventare un orto. Cioè, indipendentemente dal tipo di coltivazione che tu voglia fare, che sia tradizionale o che sia no dig, insomma le cose più moderne, bisogna che tu lo prepari. Se vuoi fare una vangatura iniziale, qualsiasi sia il sistema che puoi andare a utilizzare, te lo consiglio, anche se poi farai no dig, però soprattutto se hai un giardino col pratino, così, secondo me la prima volta è bene farla una vangatura. Solo la prima volta. Quindi mettere in condizione il terreno, il giardino, o se hai dei vasi, insomma metterci un terriccio di qualità o del compost, in condizione di cominciare a farci l'orto. Una volta fatto questo e magari anche dato una bella concimata, si può cominciare a progettare l'orto, cioè fare un calcolo degli spazi che abbiamo, progettare magari delle aiuole o comunque capire cosa andrà dove, quali verdure andranno dove, in che momento dell'anno e quindi poi anche, cioè, una volta che levi una verdura, cosa andrà al suo posto, insomma capire cosa vogliamo coltivare, quindi quando e quanto. Quello è un passaggio fondamentale ancora prima di stare a comprare piantine o semi, che è poi il passaggio successivo. Anzi, ancora prima di comprare piantine e semi ci sarà bisogno comunque di qualche strumento di base, cioè non puoi pensare di scavare a mano o di fare le piantine così. Non so se comprerai le piantine in vivaio o ti vuoi fare le piantine da solo. Se compri le piantine in vivaio, bene. Se invece ti vuoi fare le piantine da solo, ci vorranno dei semi, ci vorrà un terriccio in cui seminarli, dei contenitori in cui far crescere le piantine che poi andrai a trapiantare, e soprattutto se vuoi fare cose un pochino più particolari di cui tratto in questo canale o tratterò comunque anche in futuro, sicuramente dovrai andare a comprare dei semi online, perché magari queste piantine non si trovano nei vivai, si trovano le cose più comuni, ecco, non si trovano ortaggi giapponesi, forse qualcosina si comincia a trovare, ma in genere dovrai comprare semi e farti il semenzaio, che all'inizio sarà un pochino dura, c'è da imparare, ma poi sarà divertente e anzi avrai anche molto più controllo su quello che vuoi fare, sulle tempistiche. Quindi abbiamo l'orto predisposto, concimato, abbiamo progettato gli spazi, le aiuole, qualsiasi metodo tu voglia fare, abbiamo le nostre piantine, le abbiamo piantate, ora però c'è da, forse andava fatto anche prima, c'è da, diciamo, fare una fase un pochettino anche di studio, cioè informarsi su come crescono queste piante, cosa fare, cosa non fare, quindi insomma la parte del documentarsi, magari anche qui su YouTube, è molto importante secondo me. Non soltanto il documentarsi, quindi lo studio, ma poi ovviamente, cioè, anche l'esperienza nel tempo farà la differenza, perché un conto è leggere le cose o vedere dei video YouTube e un conto invece è provare poi le cose proprio per conto tuo, con mano,
e quello ci vorrà del tempo, non succede dall'oggi al domani, ma succede, cioè è una cosa alla portata di tutti, basta avere passione. A questo punto c'è da stare dietro all'orto, cioè quindi levare le erbacce, stare attenti agli insetti, ai parassiti, le malattie, tutte queste cose brutte che non ci piacciono, ma ci sono nell'orto, quindi ci dobbiamo fare conti, imparare a farci i conti, a conviverci. E tra le altre cose anche l'irrigazione è una cosa fondamentale, direi. Poi è chiaro che si può limitare con delle pacciamature, benissimo, però anche la parte dell'irrigazione c'è, e soprattutto d'estate, c'ho il sole contro, non ci vedo più nulla, soprattutto d'estate è fondamentale, quindi anche se vuoi andare in vacanza qualche giorno, o quanto vuoi, bisogna che tu comunque abbia qualcuno che ti vada a dare l'acqua all'orto, perlomeno 1 o 2 volte a settimana nei periodi più caldi. Fatte tutte queste cose, passato magari qualche anno, che hai già smaltito comunque tutti gli acquisti che vanno fatti, perché attrezzature anche di base vanno comprate, soprattutto se parti da zero, quindi cioè la parte del risparmio arriverà dopo un po', quando hai ammortizzato, diciamo, i costi iniziali e i costi che poi comunque dovrai avere sempre per la manutenzione o per far continuare l'orto. Adesso sì, che hai del cibo di qualità, speriamo, e che ha un buon sapore, fresco di sicuro perché te lo raccogli te, e stai risparmiando qualcosa sulla spesa. Adesso sì, ma non subito, dall'oggi al domani, che butti dei semi, è così. La buona notizia è che lo possono fare tutti, quindi anche te, se l'ho fatto io lo può fare anche te. Richiede appunto un po' di impegno anche a livello di tempo, quindi se fai un lavoro full time, non lo so, metti in conto anche che dovrai andare la sera o la mattina presto all'orto a fare delle cose, quindi anche un impegno di tempo c'è, e tanta passione, che poi comunque tutti questi sforzi saranno ampiamente ripagati quando sarai in grado di produrti un po' del tuo cibo. Ora l'autosufficienza, tanti parlano, prodursi tutto il cibo da soli in 50 metri quadri, però ecco, anche a proposito degli spazi, non c'è bisogno di avere 1 ettaro di terra, ne basta molto meno se è gestita in una certa maniera. Fammi sapere se stai pensando di cominciare o stai cominciando adesso il tuo orticello, come sta andando, e se hai delle domande scrivile pure nei commenti, che o io o qualcun altro, cioè io di sicuro, poi magari anche qualcun altro ti risponderà. E niente, in bocca al lupo e datti da fare. Ciao!